tutti amici, bentornati nella nostra cucina, bentornati se già ci conoscete, se invece è la prima volta che capitate sul nostro canale, se volete imparare ricette facili, veloci e gustose, per di più divertendovi e rilassandovi 10 minuti, cominciate immediatamente andando ad iscrivervi e soprattutto attivate la campanella per essere aggiornati su ogni nostro nuovo video. Voliamo oggi in Inghilterra, idea di Arianna mettere la regina e questo falsissimo Freddie Mercury. Dicevo, voliamo in Inghilterra per la ricetta degli scones. Adesso Ari ci spieghi gli ingredienti come al solito, il procedimento e poi lo andiamo a vedere. Assolutamente. Farina, lievito per dolci, zucchero, sale, aceto di mele, puzza, È un po'. poverino, gocce di cioccolato fondente, panna liquida fresca. Vi ricordo come al solito le dosi le trovate qui sotto in descrizione. Ora possiamo andare a farli, impastiamo? Sì, così li mangiamo. Per merenda. Anche per merenda ci stiamo. Andiamo. Per preparare la panna acida andiamo a versare l'aceto di mele all'interno della panna liquida fresca. Giriamo e lasciamo riposare per 15-20 minuti. Nel frattempo noi ci portiamo avanti con gli scone. La regina della casa, il cretino della casa. Ma come? In una ciotola andiamo a versare gli ingredienti secchi, farina, lievito, sale e zucchero e li mescoliamo tra di loro. Andiamo a versare il burro che mi sono dimenticata di dirvi prima, che deve essere molto freddo, e lo andiamo a sbriciolare con il metodo della forbice. Poi vi versiamo le gocce di cioccolato e la panna acida che abbiamo preparato in precedenza. Amalgamiamo il tutto e poi formiamo una palla che andremo a lavorare sul piano di lavoro. Il nostro panetto è pronto, ora lo andiamo a stendere su un foglio di carta da forno, dovrà essere un cerchio di 20 cm di diametro e di spessore 2. Lo dividiamo in 8 spicchi e poi gli spennelleremo sopra la panna con dello zucchero semolato. Lo andiamo a infornare per 10 minuti a 200 gradi e poi per altri 10 minuti a 190 gradi a forno statico. Controlliamo la cottura dello scone con uno stuzzicadenti verso il centro, lo tireremo fuori e dovremo controllare se rimane un po' umido. Allora i nostri scone sono pronti. Una volta cotto lo andiamo a sfornare e lo lasciamo raffreddare completamente, dopodiché lo andiamo a spezzettare.
Gli scones sono finalmente pronti, Arianna come al solito non ne sbaglia una. Spero di avervi insegnato una nuova ricetta anche oggi. Sicuramente. Se oltre a questi vi interessano altri dolci, vi lascio qua il link alla playlist. Vi rinnoviamo l'appuntamento a mercoledì col mercoledì in 3 minuti o a sabato prossimo. Ci riaggiorniamo noi, la regina e Freddie Mercury, e vi salutiamo Bye così bye. in modo regale. Ciao ne? Yeah! Buono. Vi ricordiamo mercoledì e Mercoledì è un nuovo giorno della settimana per io. Mercoledì. Mi raccomando, segnatelo in agenda. Non ho tagliato un capello, era già caduto. Come mi hai tagliato un capello? Cominciate immediatamente andandovi ad iscrivervi. Io lo nomino, anche voi, vero? No. Per preparare la nostra panna. No. Per preparare